e sembra qualcos'altro, però non mi esprimo, ecco. Ciao, bentornati in questo video. Oggi ti faremo vedere un'avventura un po' particolare che abbiamo vissuto con un unboxing. Ma partiamo dall'inizio. Qualche settimana fa, navigando su un sito, mi sono imbattuto in un annuncio particolare. Infatti, una persona stava mettendo in vendita una grande quantità di monete. Fin qui però tutto normale. Quello che però ha suscitato la mia curiosità era la loro provenienza. Queste monete provenivano da un distributore automatico e così, incuriosito dalla loro provenienza e dalla grande quantità, mi sono spinto a comprarle. Ho fin da subito pensato che tra quelle migliaia di monete ci potesse essere anche solo una moneta dal grande valore, ed essendo state chiuse per anni in un distributore automatico ci sarebbe stata anche la possibilità di trovare delle monete in ottime condizioni e quindi farci un grande affare. Adesso andiamo a vedere la clip e vi farò vedere cosa ho trovato, ma ne sarà valsa la pena. Appena arrivato questo, andiamo a vedere cosa contiene. Proviamo ad aprirlo, vediamo un po'. E dentro la scatola c'è un'altra scatola. Apriamo anche questa. Vediamo cosa c'è qua dentro. Vediamo un po'. E sembra qualcos'altro, però non mi esprimo, ecco. Non sembra esattamente quello coordinato. Analizziamo un po' meglio cos'è questa cosa. Quindi adesso non rimane solo che contarle una per una. Al lavoro. Adesso andiamo a vedere nel dettaglio se ne sarà valsa la pena. Andremo ad analizzare i costi ma anche i possibili ricavi che potrebbero derivare da questo acquisto. In totale abbiamo speso 80 euro per acquistare tutte le monete. Come avrete già capito, stiamo parlando delle 5 lire del fino e nel dettaglio ne abbiamo comprate 4 kg. 4 kg possono sembrare tanti, e infatti lo sono. Difatti ogni moneta da 5 lire pesa circa 1 grammo. Di conseguenza, facendo un rapido calcolo, abbiamo come risultato tra le 4 e le 5.000 monete. Una bella quantità, insomma. Purtroppo le 5 lire del fino sono molto comuni, quindi è difficile trovare esemplari di grande rarità. Di conseguenza il loro valore non sarà altissimo. Però ci sono delle eccezioni. Infatti all'interno sempre delle 5 lire del fino troviamo degli esemplari che possono valere anche fino a 1200 euro. Stiamo parlando delle 5 lire del 1956. Questo vi chiederete com'è possibile? Tutto ciò è possibile perché le 5 lire del fino del 1956 sono state le ultime ad essere state stampate. Il loro conio è stato ripreso nel 1966. Purtroppo non li abbiamo trovati, però ne abbiamo trovati alcuni degni di nota. Infatti alcuni esemplari che abbiamo trovato raggiungono sì le decine di euro e questo basta per ripagare il nostro investimento. Andiamo a vedere nel dettaglio adesso i costi e i potenziali ricavi da questo investimento che abbiamo fatto. Il valore delle singole monete in totale si aggira tra i 20 e i 30 centesimi, con esemplari di un valore notevolmente maggiore. In questo caso ne abbiamo estratti 1 migliaio. Abbiamo trovato 1 migliaio di esemplari in condizioni praticamente perfette. Stiamo parlando di monete in uno stato di conservazione splendido, se non in fior di conio, quindi praticamente come nuove. Nelle monete del 1954 sono presenti alcuni esemplari che presentano una particolarità. Infatti la firma presente sul retro della moneta in alcuni di questi esemplari è più distanziata dal bordo e questo è il difetto. Infatti questo difetto ne aumenta notevolmente il loro valore. Di questi esemplari ne abbiamo trovati circa 5 in buono stato, quindi stiamo parlando in uno stato di conservazione splendido
se non addirittura un paio di esemplari in fior di conio. E dagli esemplari migliori che abbiamo estratto dall'unboxing abbiamo fatto un po' di calcoli. Arriviamo ad un valore di 170 euro a fronte di un investimento di 80 euro. Poi naturalmente abbiamo il valore anche delle altre monete, che però vanno considerate in modo unitario e non singolarmente, perché sarebbe praticamente impossibile riuscire a vendere 3-4 mila monete singolarmente. Ipoteticamente il loro valore è di circa 1000-1500 euro.